Buongiorno amici e bentornati sul canale S-Channel. In questo nuovo video andremo a discutere e definire i concetti base dell'IT Security, approfondendoli singolarmente. Vedremo quindi i concetti di riservatezza o confidenzialità, integrità, disponibilità, autenticazione e non ripudio. Consiglio per chi non l'avesse ancora fatto di iscriversi al canale S-Channel con un semplice clic qui sotto e di seguirci sui canali Instagram e Twitter. Le organizzazioni sviluppano e definiscono una politica di sicurezza delle informazioni volta a determinare un insieme di regole nella gestione e nella protezione dei dati essenziali. La maggior parte delle policy di sicurezza delle informazioni si concentra sulla protezione di tre aspetti chiave dei propri dati e informazioni: riservatezza, integrità e disponibilità. Introduciamo il concetto di riservatezza. Quando parliamo di riservatezza delle informazioni, stiamo parlando di come proteggere le informazioni all'esposizione non autorizzata a causa di una possibile violazione o di una minaccia interna. È fondamentale nel mondo di oggi per qualsiasi persona, azienda o associazione proteggere le proprie informazioni sensibili ma anche private da accessi non autorizzati. La protezione della riservatezza dipende dalla capacità di definire e applicare determinati livelli di accesso alle informazioni. Più i dati sono sensibili, maggiore è il livello di riservatezza. Quando andiamo a progettare un sistema, siamo obbligati a mettere in atto meccanismi di controllo adeguati per imporre la riservatezza, nonché attuare delle politiche aziendali che stabiliscano ciò che un semplice utente, un dipendente o un dirigente può o non può fare con i dati. Pertanto, è necessario che tutti i dati sensibili, che tutte le informazioni in possesso di un'azienda, siano costantemente controllati e monitorati. Ogni informazione ha un valore, che sia un dato finanziario, un numero di una carta di credito, un documento legale, tutto richiede un'adeguata e corretta riservatezza. In alcuni casi, garantire la riservatezza può comportare la separazione delle informazioni in varie raccolte organizzate in base a chi ha effettivamente bisogno di accedere alle informazioni e da quanto esse siano sensibili, ovvero l'ammontare del danno subito nel caso in cui la riservatezza fosse stata violata. Per evitare di affrontare le conseguenze di una violazione dei dati, bisogna adottare misure importanti per implementare la sicurezza dei documenti, stabilire dei controlli periodici di sicurezza per le informazioni sensibili e stabilire chiare politiche di sicurezza relative ai dispositivi in uso. Attraverso un comportamento intenzionale o accidentale, una mancanza di riservatezza può causare gravi danni e in taluni casi può risultare devastante nella politica di un'azienda. Alcuni utili consigli sulla sicurezza delle informazioni per mantenere riservati i tuoi dati sono: fotografia, quindi andando a proteggere i dati e le informazioni tra mittente e destinatario, nei confronti di un eventuale attaccante. Il controllo degli accessi, l'autenticazione a due fattori, la verifica biometrica sono tutti procedimenti utili per ottenere riservatezza dei dati. Un ultimo consiglio è quello di cancellare irreversibilmente i dati non necessari. Quando invece parliamo di integrità, intendiamo la capacità di garantire e proteggere un sistema e i suoi dati dal subire modifiche non autorizzate. Questo principio mira a garantire l'accuratezza, l'affidabilità e la validità delle informazioni durante tutto il loro ciclo di vita. Mettere in atto determinate misure di sicurezza permette di garantire inoltre la completezza dei dati. La necessità di proteggere le informazioni include sia i dati archiviati sui sistemi, sia i dati trasmessi tra sistemi come facciamo abitualmente tramite posta elettronica. Per mantenere l'integrità, non solo è necessario controllare l'accesso nei vari sistemi, ma è anche necessario garantire che gli utenti del sistema siano in grado di modificare solo le informazioni che sono legittimamente autorizzati a modificare. La protezione dell'integrità permette di proteggere non solo i dati, ma anche i sistemi operativi, le applicazioni e l'hardware dall'alterazione da parte di individui non autorizzati. Le mancanze che potrebbero portare a compromettere l'integrità e che quindi possono influire sulla veridicità delle informazioni possono essere diverse. L'errore umano, la compromissione di un server in cui la crittografia non è presente, oppure la compromissione fisica del dispositivo. Come per la protezione della riservatezza, la protezione dell'integrità dei dati deve andare oltre le violazioni intenzionali. È molto importante quindi attuare tutte le contromisure a conoscenza che devono proteggere da alterazioni involontarie, da errori dell'utente o perdita di dati a causa di un malfunzionamento del sistema. Il controllo degli accessi e l'autenticazione rigorosa possono aiutare a impedire agli utenti autorizzati di apportare modifiche non autorizzate. Le verifiche hash e le firme digitali possono aiutare a garantire che le transazioni siano autentiche e che i dati non siano stati modificati o corrotti.
Un potente strumento per garantire l'integrità dei dati è l'hashing, che utilizza un algoritmo crittografico per ridurre un elemento di dati a una breve stringa di numeri chiamata hash o digest del messaggio. Se eseguito correttamente, questo digest del messaggio è unico per l'informazione sottoposta a hash, quindi qualsiasi modifica ai dati produrrà un digest completamente diverso. Lo scorso anno il NIST ha approvato un nuovo standard di hash, SHA-3, uno strumento di nuova generazione per garantire l'integrità delle informazioni elettroniche. Per prevenire modifiche indesiderate e garantire che le informazioni possano essere ripristinate se alterate, consiglio sempre di implementare un piano di backup regolari, essenziali per il mantenimento della continuità operativa. Disponibilità dei dati invece significa che le informazioni sono accessibili agli utenti autorizzati. Fornisce una garanzia che gli utenti autenticati possano accedere al sistema e ai dati ogni volta che sono necessari. La possiamo definire come una prevenzione dell'inaccessibilità delle informazioni agli eventi diretto. Il modo migliore per garantire che i dati siano disponibili è mantenere tutti i sistemi attivi, funzionanti e assicurarsi che siano in grado di gestire i carichi di rete previsti. Ciò implica mantenere aggiornato l'hardware, monitorare l'utilizzo della larghezza di banda e fornire capacità di failover e ripristino di emergenza in caso di guasto dei sistemi. Gli attacchi dannosi includono varie forme di sabotaggio volte a causare danni a un'organizzazione negando agli utenti l'accesso al sistema informativo. Possiamo pensare a come disponibilità e reattività di un sito web siano una priorità per molte aziende. L'interruzione della disponibilità del proprio sito web anche per un breve periodo può portare a perdita di entrate, insoddisfazione dei clienti e danni alla reputazione. L'attacco Denial of Service, DOS, è un metodo spesso utilizzato dagli hacker per interrompere il servizio web. In un attacco DOS, gli hacker inondano un server con richieste superflue, travolgendo il server e degradando il servizio per gli utenti legittimi. In questo caso, come nei precedenti, le politiche di sicurezza delle informazioni, messe in atto dalle aziende, e i controlli di sicurezza risolvono i problemi di disponibilità attraverso backup e ridondanze in grado di garantire tempi di attività costanti e continuità aziendale. Le contromisure che si possono mettere in atto riguardano ad esempio la realizzazione di infrastrutture di rete in grado di garantire la ridondanza dei sistemi e di offrire i servizi richiesti anche in caso di guasto o incidente, sistemi firewall in grado di proteggere le reti interne e sistemi di monitoraggio continuo del traffico. Le policy di business continuity garantiscono inoltre l'implementazione di soluzioni in grado di limitare i possibili punti di attacco. In questo senso una metodologia consigliata può essere l'utilizzo della virtualizzazione, quindi la possibilità di aggiungere ridondanza o di usare la stessa applicazione su più server come misura di sicurezza in caso di guasto. In un ambiente virtualizzato, la ridondanza può essere implementata utilizzando metodologie diverse, dall'hardware all'hypervisor, mitigando il rischio di guasto di componenti diversi. Possiamo definire il non ripudio come la certezza che qualcuno non possa negare la validità di qualcosa. Il non ripudio è un servizio ampiamente utilizzato nella sicurezza delle informazioni che fornisce la prova dell'origine e dell'integrità dei dati. In altre parole, il non ripudio rende molto difficile negare con successo da chi o da dove proviene un messaggio, nonché l'autenticità e l'integrità di quel messaggio. La firma digitale è un chiaro esempio di come si possa offrire il non ripudio quando si tratta di transazioni online, dove è necessario garantire l'autenticità della propria firma su un documento. La firma digitale viene utilizzata, quindi, non solo per garantire che un messaggio o un documento sia stato firmato elettronicamente dalla persona che ha preteso di firmare il documento, ma anche per garantire che una persona non può poi negare di aver fornito la firma. Chi genera un messaggio non deve poter negare successivamente di averlo generato, né deve poterne negare il contenuto. Allo stesso modo, chi riceve un messaggio non deve poter negare di averlo ricevuto, né deve poterne negare il contenuto. Per autenticazione intendiamo la necessità dell'utente o di un'altra entità, al fine di ottenere l'accesso a un servizio, di andare a dimostrare preliminarmente la propria identità sul sistema che ospita tale servizio. L'autenticità d'altro canto permette a chi riceve un qualsiasi messaggio di poterne identificare con certezza la provenienza, ossia verificare chiaramente l'identità dell'origine. Le informazioni relative al mittente previste dai protocolli di comunicazione attualmente sono falsificabili con non molte difficoltà, pertanto è in generale necessario adottare meccanismi aggiuntivi che raggiungono questo obiettivo. Una delle best practice in questo caso è l'encryption dei dati. Bene, anche per questo video abbiamo terminato.
Spero di essere stato abbastanza esaustivo sull'argomento, altrimenti potete lasciare un commento e vi risponderò velocemente. Vi invito a lasciare suggerimenti qui sotto anche su eventuali argomenti da trattare nei prossimi video. Per chi non lo avesse ancora fatto, ricordo di iscriversi al canale con un semplice clic qui sotto e di seguire S-Channel anche su Instagram e Twitter. Grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.